Buongiorno a tutti quanti. Oggi sfoderiamo, ringrazio Alessandro Vettorello, stiamo scambiando un po' di rasoio, un po' di cose così si ha la possibilità di provare qualcosa senza ogni volta spendere centinaia di euro. One, però che abbiamo già provato insieme in versione ottone e adesso proviamo l'acciaio che è un po' più leggero ed è comunque un materiale differente. Vedremo le sensazioni in viso. L'ho armato con una Nacet. Arrivo da una rasatura ieri, con lo stesso rasoio ho fatto una piccola diretta su Facebook perché volevo provare il montaggio del gruppo, però ho fatto solo pelo e obliquo, quindi non ho fatto contropelo. Forse non so se l'ho mai fatto in vita mia una roba così. Però, essendo che oggi volevo fare il video, non volevo farmi un super BBS dopo ritrovarmi oggi che non capivo magari neanche più di tanto sul rasoio. Come ciuffo, pennello, ringrazio Enrico Montesin per questo spettacolo che adoro alla follia e qui si vede non solo la mano ma la passione di fare un qualcosa. E il ciuffo è Body Brush NC3 che a me sa tanto tanto da Omega Evo, magari non questo 2.0 ma il modello prima ci assomiglia davvero tanto, forse questo è un po' più fitto, quindi anche meglio dell'Omega Evo. Giustamente le fibre magari sono quelle, dopo però uno decide se farlo magari più fitto, meno fitto, un'azienda magari si fa fare i ciuffi comunque là perché li fanno in Cina e dopo uno decide le specifiche, quindi comunque qualche differenza in viso c'è, ma le fibre sono quelle, lavorano allo stesso modo. Sapone, io sento un buon agrumato Viking, e voi lo vedete storto, comunque Viking Shaving Soap. Andiamo in rasatura. Ho già messo il sapone in ammollo. Non so se fanno più versioni di questo sapone, adesso io ci ho fatto un po' di ammollo, ma se non mi sbaglio è vegetale, vegano addirittura, quindi neanche l'anolina o altre cose. Vegano. La profumazione è buona, sono quelle profumazioni fresche, agrumate, estive, quelle profumazioni che non stancano mai, ecco. Piacevole, non troppo esagerata, piacevole davvero. Dopo, se serve ancora, preleviamo. Ci sento il limone io, ci sento proprio il limone. Magari non c'è, mi faccio la figura del cioccolatino, però io ci sento il limone. Mettiamo acqua.
Niente male, piacevole come montaggio, piacevole. Non mi sembra che però, vediamo un attimino, solo per curiosità, come dico sempre, non è indicativo al 100%, è un'idea che mi faccio. Va abbastanza in fondo, ma non tantissimo, nel senso che io vedo anche dal montaggio che fa un po' fatica a proprio andare in tanta profondità, però non è, come ho detto, può essere che comunque lavori bene uguale, eh. Mi fermo qua. Il peso comunque si sente, adesso non so quanto sia questo in acciaio, non me lo ricordo, comunque sul sito lo vedete, rasoio olandese. Si sente un po' meno, ma comunque è un peso notevole, eh. Quindi farò obliquo. C'è l'unica cosa che l'ottone, almeno sul mio viso, scorreva di più. Cioè, mi sembra un po' frenato questo in acciaio. È la prima volta che preferisco quello in ottone. Come suono e taglio è quello, molto emozionante, suona bene, proprio piacevole da sentire. Però nonostante il peso, devo dire che io mi trovo meglio con l'ottone. O se no magari usarlo con un sapone che abbia la scorrevolezza come arma principale, allora magari lo si sente un po' meno. Questo sapone comunque non mi sembra frenato, nel senso mi sembra che abbia una buona scorrevolezza, però diciamo nella media, ecco, di certo la prima cosa che non mi viene da dire di questo sapone non è la mia la scorrevolezza migliore che io abbia mai sentito. Però scorre bene, c'è di peggio. Ecco, usare un rasoio così, per me, magari con un Phoenix Artisan CK6 diventa una tragedia perché il rasoio non si muove più. Questo magari da usare con qualche taglio vato molto molto ben idratato che vi dà tanta scorrevolezza. Perché comunque il rasoio è delicato, suona bene perché suona che sembra un'accetta, invece dopo in realtà ha una delicatezza fantastica e comunque una profondità notevole. Comunque continuo a vedere il sapone che c'è, ma fatica un po' ad andare in profondità proprio, cioè, lo sento proprio. Ha un bel montaggio e tutto, però fatica ad andare in profondità, non lo so come mai.
questo punto sarebbe stato curioso provare anche la versione in alluminio, però chissà, male un giorno. La proveremo. Magari potrebbe, essendo bello tozzo comunque, nel senso che ha dimensioni importanti, può essere anche che la versione in alluminio nel suo complesso abbia comunque un peso sufficiente per lavorare bene senza farti accusare il peso. E in questo caso un po' anche la scorrevolezza. Mi sono proprio trovato meglio con l'ottone, dico la verità. Ok, facciamo i ritocchini. Comunque il sapone non è malvagio, nel senso che nel suo complesso la profumazione mi è piaciuta, una scorrevolezza nella media, protezione comunque non mi sembra male. Adesso faccio fatica a dirvi vale, non vale, cioè darvi un giudizio veramente oggettivo per me, perché oggettivo per gli altri non posso mica, oggettivo per me. Però mi sembra comunque che non sia male, ecco, non è un sapone che dite mamma mia che schifo, è un sapone piacevole, ha un impasto anche abbastanza duro, e secondo me è comunque un buon vegetale, è un buon vegetale che uno può in un carrello prendere in considerazione. Certo che se magari ti metti a batterti con i Gronlicca o con Soldier Witchcraft, Pantera e robe così, cominci ad andare un po' in difficoltà secondo me. E sono quei saponi che dici ok, mi sono fatto una bella rasatura, ho la possibilità di provarlo o di averlo, me lo gusto, me lo uso anche volentieri perché comunque ti dà un buon massaggio, un bel montaggio, in rasatura comunque te lo gusti, fa quello che deve fare bene, però dopo magari non te lo andresti a ricomprare, ecco, quello intendo. Però magari quello che hai lo usi, non so se mi spiego. E non mi sento di dire non è un buon sapone, ecco, fa bene il suo. Dopo lo andrei a ricomprare? Ecco, magari no, sceglierei altro. Per adesso questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Però vedete, eccolo, tenendolo un po' meno idratato, riesce ad avere una buona coprenza. Bisogna un po', e comunque la scorrevolezza, bene o male, è la medesima. Quindi si può tenerlo un po' più asciutto.
guadagni un filo in protezione, tanto non va a cambiare la scorrevolezza. Adesso non voglio far nomi, però vi dico una cosa che mi ha fatto ridere, perché quando si parla di due pesi e due misure, mi ricordo che avevo parlato tempo fa con un youtuber, in privato, e ho provato un po' a discutere su un discorso di un inci, ma non per fare lo scienziato o il chimico, ma per fare dei ragionamenti così un po' di base sui componenti che formavano un sapone e via così. Cosa può essere un po' più di qualità o di meno, e la risposta è stato che quell'argomento lì lo annoiava, cioè come dire, un sapone se è buono, via così. Dopo vedo un video che ha fatto non tantissimo tempo fa, e siccome promuoveva un sapone del suo paese, e ora tutto un tratto, perché l'Inci, gli oli naturali, la qualità qua e là, ma se ti dava noia solo leggere l'Inci e te non te ne fregava niente adesso, però l'olio naturale, tutto bio, selezionato, eh, cosa vuoi fare? Sono il primo che dice che da un Inci, essendo un processo chimico, la saponificazione che trasforma o dovrebbe trasformare le cose che ci sono al suo interno, puoi leggere una cosa e dopo in viso ritrovarti tutto o non ritrovarti nulla. Però se mi dici che la cosa ti annoia e dopo però quando devi far conoscere ai tuoi utenti che ti seguono un sapone che hai voglia di spingere, allora là l'Inci diventa indispensabile. Ah, tra l'altro non sapevo neanche, dopo l'ho provato anche io il sapone e dico la verità, è un bel sapone, nella sua fascia di prezzo, è al limite, anche se c'è una buona quantità di sapone e tutto, è un buon sapone italiano, sempre un piacere, niente di che stratosferico, è un buon sapone. Ok, basta. Ottimo risultato. Pelle, un bel post rasatura, piacevole. Il post rasatura mi è piaciuto. Comunque la protezione ha fatto il suo. Oh, non sto facendo polemica, non andate adesso a cercare video, cose, era così per chiacchierare. Dopo, se promuove un sapone del suo paese e comunque è un sapone che funziona, posso dire anch'io che funziona bene, non c'è niente di male, cioè, sto dicendo neanche che ci guadagna, magari lo fa solo perché ci tiene ed è giusto che sia così, è una bella cosa. Però io dico, se ci tieni e se vuoi fare quello che non leggi gli insi, non leggerli.
parla del sapone, sii coerente, ecco, questo è un po' il concetto. Non leggerlo solo dove hai un interesse a farlo, questo era solo questo un po' il concetto, ecco. Io sono coerente, non mi metto qua, non l'ho fatto neanche col mio sapone del gruppo, non mi metto lì a leggere, c'è questo, quell'altro, e funziona bene perché c'è questo e funziona male perché c'è l'altro. Io non sono un chimico, magari tempo addietro ho fatto anche io i miei errori perché ho cercato di capire di più di quello che sono capace di capire, e quindi ho fatto anche un passo indietro, perché da appassionato a volte ci si lancia, invece dopo magari si rimette i piedi per terra, e quindi dico sempre, il mio viso dice come funziona una cosa o come non funziona. Dopo leggo un inci e quello che c'è scritto me lo ritrovo in viso, sono felice. Se invece leggo tante cose e dopo in viso non mi trovo nulla, io lì mi faccio qualche domanda sulla qualità di chi ha saponificato. Come a volte leggi pochi ingredienti, cosa difficile comunque, ma pochi ingredienti, ma però quelli che ci sono in viso te li ritrovi tutti. E allora c'è anche quello, no? Dopo c'è sta nuova mania di riempire di grassi i saponi e saponificarli male, mantenendo grassi fuori, oli fuori, dopo ti vanno a male, puzzano, irricidiscono. Cioè, ci sono saponi che sono 50 anni che durano, e non è che ci devono essere conservanti, c'è sta cosa che se un sapone dura vuol dire che ci sono conservanti. Non è per forza così. Se un sapone è saponificato bene, completamente al 100% bene, è la saponificazione stessa che è un conservante del sapone. Basta, mi fermo qua, non dico altro perché non voglio fare, come vi ho già detto. Allora, secondo me, con sta profumazione qua, non so perché, ma mi ispira tantissimo l'Old Spice. Mi sembra che ci sia dentro una nota anche agrumata. Magari mi sbaglio, a parte lo speziato. Forse mi sembra quasi di buccia di arancia, qualcosa così. Non lo so. Magari è un mix dove sento cose che non esistono, però a me piace tanto, quindi ogni tanto. Ragazzi, comunque è una rasatura fantastica. E tutto sommato anche il sapone è lavorato bene, quindi niente da dire, cioè è un bel saponetto, me lo sono goduto, ecco. Niente di stratosferico, niente che ti fa dire stra wow, ma neanche certi accrocchi di saponi che non si... Cioè, è un vegetale che fa bene il suo lavoro, piacevole. Impasto semiduro, quindi vi dura anche nel tempo. Profumazione piacevole, bel montaggio, fa il suo, fatto bene. Bel post rasatura, quindi un bel saponetto. Se vi capita anche nel mercatino magari o una promozione o qualcosa, se ce lo buttate dentro non rimanete delusi. Quello no. Ragazzi, vi saluto, rasoio fantastico, mi è piaciuto, anche se sono sincero, fa un po' effetto Tatara Masamune, il rasoio è un po' frenato in viso, avendo che la testa si vede che appoggia tanto e il peso che ha, l'ottone l'ho preferito, cioè, preferisco l'ottone l'acciaio, prima volta in vita mia che preferisco l'ottone l'acciaio, però è un rasoio che rade molto bene, ma qui il peso e la scorrevolezza sul mio viso dà problemi, magari anche quei tipi di montaggio che faccio io un po' protettivi e tutto mi dà più il problema, ma qualcun altro ci trova benissimo, ho detto la mia. Bel rasoio comunque, bella idea, bel stile di rasoio, pulito, piacevole, un bel attrezzo comunque, ecco. Rasatura, cioè, non gli si può dire assolutamente nulla, cioè neanche il brufoletto qua si può dire quasi me l'ha fatto saltare, appena appena, ma non neanche perde sangue, quindi ecco qua, minuscolo, basta. Ma perché come sempre avete visto faccio certi movimenti da scemotto, perché quando sento che posso permettermi le cose mi faccio prendere dalla mano e allora voglio provare movimenti, cose strane e dopo puntualmente pago le conseguenze. Ma sta bene così. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata. Bye bye!